tutti. Allora, oggi siamo a Fossombrone, nella provincia di Pesaro Urbino, quindi sempre nelle Marche, e qui dietro di me c'è quello che si chiama le Marmitte dei Giganti. Sono queste formazioni rocciose scavate nel fiume. Più a valle c'è una diga e un sentiero che proverò a percorrere, però lo fanno le famiglie, quindi penso che non sia troppo difficoltoso. E oggi purtroppo la visuale non è molto libera, perché ci sono, appunto, a parte turisti, ci sono anche le canoe che possono anche aggiungere un pochettino di interesse a un ambiente che è molto fotografato e molto noto. Infatti questo scorcio penso sia il più fotografato in ambientazioni di questo tipo. Per cui ho fatto qualche foto, ma più che altro ho voluto sperimentare con il polarizzatore dei filtri che ho comprato dei filtri magnetici, quindi anche questo fa parte, diciamo così, del mio progetto di rendere la mia fotografia un po' più semplice, un po' più leggera. Quindi ho comprato fondamentalmente un filtro polarizzatore, un filtro magnetico ND da 10 stop e basta, e quindi così posso evitare di portarmi tutto il pacchettino dei filtri che avevo prima, che ingombra, pesa, e soprattutto tutte le altre gradazioni di filtri ND, inclusi quelli graduati, sono già inclusi come funzione della macchina fotografica della OM1, dell'OM System. Per cui adesso proseguo nella mia camminata e vediamo un po' se c'è qualche spunto un po' più originale del solito. A tra poco. Allora, qui alle mie spalle c'è la diga di Fossombrone,
che determina un po' il punto di arrivo della passeggiata nelle marmitte dei giganti. C'è da dire che questa diga, bloccando il fiume, ha un po' cristallizzato le formazioni rocciose che si sono formate nei millenni, e quindi insomma tutto si presume che adesso verrà eroso più che dal fiume dagli altri agenti atmosferici, quindi vento, pioggia e ghiaccio. In ogni caso sono arrivato fin qua, c'è una valangata di gente, quindi è difficile anche, diciamo, trovare, già è difficile in queste condizioni trovare degli spunti fotografici con questo sole, con questo caldo, eccetera, però è ancora più difficile se poi ci sono centinaia di persone in mezzo. E in più qui si poteva volare con il drone fino a 25 metri, ma me lo sono dimenticato, cioè proprio non l'ho neanche preso, cioè ce l'ho nel camper, ma sarà per la prossima volta, diciamo. Quindi a cosa serve questa escursione di oggi? Serve intanto a esplorare un posto nuovo, a darvi un'idea, diciamo, di questo luogo. Questo tipo di difficoltà mi impongono di trovare degli spunti fotografici un po' meno semplici, un po' meno evidenti. Quindi continuo nella mia camminata di ritorno e vediamo cosa mi riserva la giornata di oggi. Allora, c'è anche da dire che queste formazioni rocciose sedimentarie, quindi molto piatte, offrono delle linee di fuga, quindi quello che ho un po' ricercato durante tutta la giornata sono state appunto queste linee di fuga, o queste linee che conducono l'occhio a un soggetto qualsiasi. Quindi questo è stato, diciamo così, l'esercizio che ho provato di fare un po' per tutta la giornata. Diciamo che a volte sono riuscito, a volte no, e quindi lascio a voi giudicare se il risultato della giornata sia stato positivo oppure meno.
Eccoci arrivati anche oggi alla fine della nostra piccola avventura. Questo è un posto veramente interessante, affascinante, per certi versi anche pericoloso, perché ci sono queste rocce che sono effettivamente scivolose se non sono asciutte, quindi sicuramente, diciamo, se uno viene in stagioni non di alta stagione, tipo inverno, estate, cioè scusate, inverno, primavera, autunno, si può trovare meno gente, però ci si mette sicuramente più a rischio di scivolare. Oggi c'era molta gente, peraltro anche domenica, e quindi questo ha influito un pochettino sulla fruibilità del posto. In ogni caso, anche in questo caso mi sono sforzato di trovare degli elementi di interesse. In certi casi secondo me ci sono riuscito, ho sfruttato dei piccoli spazi in cui non c'erano delle persone, ma comunque adesso poi le vedrò quando le scaricherò sul computer, magari l'elemento umano può effettivamente fornire quel contesto in più rispetto al luogo. Ci sarebbero stati dei punti di interesse anche migliori da cui scattare le foto, però sinceramente erano proprio a strapiombo sul canyon e non me la sono sentita di arrampicarmi fin là. Comunque, spero che questo posto vi abbia interessato, che il video vi sia piaciuto. Se così è, mettete un like, mi fa molto piacere. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.